Qualche giorno fa è stata finalmente rilasciata la nuova architettura di NAM, corredata da tanti grossi claim sui miglioramenti apportati ad essa, e quindi oggi andremo a provare e testare approfonditamente questa nuova architettura per vedere se effettivamente tutti questi proclami sono veri oppure no. Quindi, quali sono le differenze sostanziali di questa nuova architettura rispetto a quella vecchia? In base a quello che dicono gli articoli con cui è stato accompagnato questo lancio, possiamo aspettarci una maggiore fedeltà dei profili rispetto a ciò che profiliamo, e questo avviene addirittura riducendo l'uso della CPU rispetto alla vecchia architettura. E inoltre all'interno dello stesso profilo in realtà sono contenute due architetture diverse, cioè la versione full, che è quella a qualità piena, e la versione light, che invece è pensata per essere eseguita su hardware più modesti. E questo dovrebbe far sì che l'uso dei NAM nativi e quindi non convertiti dovrebbe diffondersi anche sui pedali e sui multieffetti più economici. Infatti uno dei claim con cui si aprono questi articoli è che grazie a questa architettura light sarà possibile far girare NAM su un chip da 3 euro, anzi da 3 dollari in realtà, che sarebbe un ARM Cortex M7, che a quanto pare è abbastanza diffuso all'interno di vari pedali. Però per questo ovviamente c'è da vedere poi cosa succederà fra i vari costruttori. Alcuni hanno già annunciato che implementeranno questa versione light di NAM a breve, alcuni lo hanno già fatto. I pedali che già erano in grado di leggere i NAM nativi, come ad esempio lo Stomp Station di Sonolab, il Dymed o il Darkglass Anagram, sono già tutti stati aggiornati per leggere anche questi profili A2, e visto che sono più leggeri non hanno grossi problemi a farli girare. Anche in passato in realtà esistevano versioni più leggere dei NAM nativi, infatti per quella che ormai si chiama l'architettura A1 esistevano vari profili, cioè lo standard, che sarebbe quello a qualità maggiore, ma anche nano, feeder e light. Però con A1 il profilo doveva essere creato separatamente per ognuna di queste architetture, il che era poco pratico ovviamente, perché significava per ogni profilo appunto dover fare 4 o 5 training anziché uno soltanto, e poi nella realtà dei fatti non lo faceva quasi nessuna questa cosa, con la conseguenza che il 99% dei profili esistenti sono tutti in architettura standard, se non addirittura custom, quindi ampliata rispetto alla standard. Con A2 questo problema dovrebbe scomparire, perché adesso appunto i profili sono tra virgolette slimmable, cioè quel singolo file si adatterà in base all'hardware dove lo carichiamo, oppure se vogliamo dal plugin possiamo decidere noi con un controllo dedicato quale delle due architetture eseguire, in modo che giri senza problemi sulla CPU che stiamo utilizzando, ed entrambe vengono quindi create da un unico training. Infatti se aprite il log di un training, ad esempio su TON 3000, ma vale la stessa cosa anche sul trainer locale, vedete che ogni epoca è ripetuta 2 volte, una per la light e una per la full appunto. E ognuna delle due architetture, tra l'altro, ha un SR diverso, ovviamente. Per via sia di questa cosa, ma anche del fatto che l'architettura comunque è stata cambiata, il training di una singola epoca richiede leggermente più tempo rispetto a quella vecchia. Ho fatto varie prove e praticamente facendo un training con A2, un certo numero di epoche impiega circa una volta e mezza il tempo che impiegava invece A1. Per essere precisi, 100 epoche di A1 impiegano lo stesso tempo di circa 60 epoche A2. Ciò significa che ci servirà più tempo per addestrare i nostri profili? In realtà no, perché sia dalle prove che ho fatto, ma anche da ciò che spiegano nei vari articoli, l'ESR, quindi la fedeltà del profilo, si abbassa molto più velocemente rispetto ad A1. E infatti, nei vari profili che ho creato finora, a parità di tempo praticamente, quindi quelle 100 epoche di A1 e le 60 circa di A2, l'ESR era sempre almeno uguale o addirittura più basso in certi casi nei profili A2 rispetto ad A1. E sto parlando comunque di profili
stati addestrati sullo stesso identico file di reamp, quindi in tutto e per tutto uguali. L'unica cosa che cambiava appunto era l'architettura. Quindi considerando tutte queste cose, in realtà ci vuole leggermente meno tempo per addestrarla se abbiamo come obiettivo il raggiungimento di un certo ESR. E proprio per questo motivo, quando andate su Ton 3000 e cercate di creare una nuova cattura, adesso il limite di epoche massimo che si può impostare è 400 e non più 1000 come prima. E sempre parlando di Ton 3000, se volete leggere tutte queste cose e vedere tutti i dettagli di questa nuova architettura, trovate appunto questa guida completa ad A2, dove trovate una sorta di FAQ che rispondono un po' a tutte le domande che potrebbero venirvi in mente. E all'interno di questa, come dicevo, ci sono appunto vari proclami sulle novità e sui miglioramenti apportati da questa novità, alcune delle quali inizialmente mi hanno lasciato un po' perplesso, perché sembra quasi che tutto sia stato migliorato senza nessun sacrificio praticamente, cioè senza nessuna perdita di qualcos'altro. Adesso voglio testare il tutto per vedere se ognuno di questi proclami effettivamente è vero. Alcuni sono accompagnati comunque da una sorta di ricerca da vari test grafici, quindi in teoria dovrebbero esserci pochi dubbi. Altre cose invece mi sono sembrate, diciamo, un po' troppo vicine ai soliti proclami che troviamo di solito nel materiale di marketing di un certo prodotto. In questo caso stiamo comunque parlando di un software open source e gratuito, quindi in teoria marketing ce ne dovrebbe essere poco. Non c'è grossissimo interesse a dire cose false, a gonfiare magari dei dati. Però a prescindere da questo noi andremo a verificarli. Così ci facciamo un'idea un po' più chiara di cosa possiamo aspettarci e di cosa effettivamente è stato migliorato. E per prima cosa cerchiamo di rispondere alla domanda che sicuramente interessa di più a tutti, cioè come suona questo A2 Full e A2 Lite, come vedete qui nel titolo. Per rispondere a questa domanda, Ton 3000, Steve Atkinson e tutti quelli che hanno partecipato allo sviluppo di A2, dopo aver effettuato i loro test privati sull'architettura, dopo averla sviluppata ovviamente, hanno condotto un blind test a cui poteva partecipare chiunque praticamente. Infatti per un certo periodo di tempo, se entravate su Ton 3000, vi appariva una finestrella che vi chiedeva appunto se volevate partecipare a questo test. Dopo circa un mese praticamente hanno partecipato più di 1000 persone a questo test. Il protocollo che è stato seguito è il MUSHRA, che sarebbe quello che viene in genere seguito da tutte le aziende audio più importanti per stabilire appunto quali e quante differenze gli utenti riescono a percepire su una determinata caratteristica dell'audio rispetto ad un'altra. In questo caso sono state messe a confronto diversi metodi di cattura anche di altre aziende. Infatti, come vedete qua nel grafico troviamo Line 6 Proxy, Tonex, Neural DSP V2, anche Tonex è V2 anche se non è specificato, e poi alcune architetture di NAM A2 Lite, A1 Standard e A2 Full, e Recorded sarebbe invece una registrazione dell'ampli profilato. In questo test in sostanza l'utente doveva dare un punteggio da 0 a 100 ad ognuna delle registrazioni che sentiva, cercando di giudicare quale di queste si avvicinasse di più alla registrazione dell'ampli originale. E come elemento di controllo era anche inclusa la stessa registrazione dell'ampli originale fra le 8 opzioni disponibili, proprio per controllare se chi stava eseguendo il test in quel momento era in grado di capire che quella effettivamente fosse la registrazione dell'ampli originale e non di una cattura. La cosa forse un po' sorprendente, ma neanche tanto in realtà, è che quasi l'80% delle risposte sono state scartate proprio perché in molti hanno dato un punteggio bassissimo alla registrazione originale dell'ampli. Questo sta a significare che chi ha fatto questa votazione fosse completamente sordo? Magari no, perché comunque il test era abbastanza lungo e quindi è normale che dopo un po' magari subentrava
una certa stanchezza, un certo affaticamento delle orecchie che faceva sì che magari non si riusciva più a capire bene cosa si stava sentendo. E allo stesso tempo poi comunque c'erano 39 diversi tipi di suoni a disposizione, e quindi ci può stare anche che magari un utente ha l'orecchio più sviluppato per ad esempio un Fender Edge of Breakup, come si suol dire, e quindi se gli si proponeva di giudicare un suono high gain, quello non ne capisce niente e non sapeva nemmeno cosa ascoltare, diciamo così. Viceversa, perché invece è abituato a suoni high gain e doveva giudicare un suono invece più vintage. Insomma, ci sono vari fattori che possono condizionare questa cosa. Il restante 20%, quindi quello che è stato preso come per buono, è quello che costituisce i risultati che vedete qua. Il puntino centrale che vedete all'interno di queste barre è la mediana, quindi diciamo la media di tutte le votazioni per quel determinato profilo, mentre la barra in sé corrisponde all'intero range di voti che si sono registrati. E come vedete con Line 6 Proxy è molto ampia questa barra, cioè ci sono stati profili magari giudicati con un voto bassissimo, altri con uno parecchio alto, ma la media alla fine si è attestata intorno a 77. Per Tonex la situazione è decisamente migliore, vedete che la barra è più stretta, quindi il voto più basso che ha ricevuto è stato circa 65-66 e la mediana si è attestata a 90.5. Neural DSP V2 ha la media a 94, NAM A2 Lite a 96, NAM A1 standard a 97 e NAM A2 full a 100, quindi si può dire quasi uguale rispetto all'ampli registrato, anche se con una variazione un po' più ampia rispetto all'amp registrato. Cioè c'è stato qualcuno che gli ha dato anche voto più basso di 80, mentre il voto più basso per l'ampli originale è stato poco più di 90. Ciò può significare o che c'è qualcuno fra questi che è riuscito a percepire la differenza in alcuni dei suoni, oppure semplicemente anche lì una differenza dovuta al caso. Diciamo quella che conta di più comunque è la media, quella che ci dice di più sui risultati. Oltre al blind test sono anche stati effettuati dei test oggettivi e non soggettivi, prendendo in esame vari parametri come le SR e varie medie basate su diversi aspetti e diverse misurazioni dell'audio. E in questo altro grafico trovate appunto questa media bayesiana. Non chiedetemi cosa significa bayesiana perché non lo so, ve lo potrà spiegare qualcuno che ha studiato statistica magari. Comunque, diciamo, prendendo l'insieme di tutte queste misurazioni è uscito fuori anche qui che NAM A2 full è quello che ottiene la media più alta, quindi un totale di 2039 punti. Al secondo posto troviamo NAM A1 standard con 1834 punti, poi NAM A2 Lite a 1485 e tutti gli altri stanno sotto praticamente, cioè Tonex e Neural si avvicinano a 2 Lite, mentre Line 6 Proxy è sempre sotto a tutti. Ma visto che noi siamo qui per verificare queste affermazioni, andiamo a sentirlo in prima persona come suonano queste diverse architetture. E per farlo ho preparato questo piccolo confronto. Sono andato a reampare una traccia attraverso il mio FM9, quindi stiamo parlando di un ampli digitale, e da questo ho creato dei profili sia nell'architettura A1 e anche in A2, e quindi abbiamo A2 full e A2 Lite. E poi ho fatto il rendering con ognuna di queste, in modo che possiamo fare questo confronto diretto sullo stesso audio e vediamo se riusciamo a percepire differenze. Cominciamo con FM9 e poi andrò saltando fra le diverse tracce.
Beh, che dire, suonano tutte davvero molto molto vicine e questa sicuramente è una buona cosa. Sento delle piccolissime differenze, più che altro sulle basse frequenze e diciamo sulla coda di risonanza che queste hanno, perché secondo me nessuna di queste architetture riesce a catturare per intero, diciamo, questa risonanza. Quella che si ci avvicina di più è sicuramente A2 Full, mentre A2 Lite e A1 hanno qualcosa che manca sulle basse frequenze. A2 Full sotto questo aspetto secondo me si avvicina parecchio ad alcune architetture alternative come Rev YSTD o XSTD, che appunto rispetto ad A1 standard praticamente andavano ad ampliare le dilazioni del modello e quindi il campo ricettivo, come si dice in gergo, cioè quanta porzione dell'audio prende in considerazione la rete neurale mentre si sta facendo il training. E di fatto questo rappresenta un po' la memoria che ha il modello. Cosa significa memoria? In sostanza pensate a quello che succede ad esempio col rilascio di un compressore. Io magari mando un piccolo transiente audio, il compressore comprime e poi ci sta un certo tempo per tornare alla posizione di riposo, diciamo così. Questo in sostanza è il comportamento che va a cercare di replicare un modello che ha un receptive field, un campo di ricettività più lungo rispetto ad un altro, proprio perché più è lungo questa porzione di audio che prende in considerazione per allenare la rete neurale, più sarà in grado di replicare questi fenomeni per cui l'audio viene modificato per ciò che è avvenuto un tot di tempo prima, e questo fa sì che si possano appunto modellare meglio certe risonanze e certi comportamenti dinamici dell'amplificatore. A1 aveva un receptive field di circa 80 millisecondi, con A2 è stato ampliato a circa 130 millisecondi. Probabilmente questo non è sufficiente per comunque tutti i casi possibili di tutti gli amplificatori che si possono profilare, perché specialmente in ampli vintage non è raro trovare un ampli che magari ha un tempo di recupero dal seg molto lungo, addirittura certe volte si arriva a mezzo secondo, e quindi in quei casi magari manca sempre qualcosa alla simulazione di amplificatore. Un altro caso è la compressione termica dello speaker, che in certi casi può arrivare ad avere costanti di tempo che arrivano anche a 2-3 secondi, e questi fenomeni allo stato attuale, almeno con NAM e con amp capture simili, non si possono replicare al 100%, però diciamo sono casi limite, perché non ho statistiche certe, ma secondo me all'incirca nel 90% dei casi degli amplificatori e dei pedali riesce a coprire per intero il comportamento di quel determinato gear, e di sicuro lo fa comunque con ampli più moderni, perché in genere quelli si affidano più al preamp per generare la distorsione e il finale invece si trova in uno stato abbastanza lineare, e quindi questi fenomeni contano davvero pochissimo. Uno dei claim fatti nell'articolo di Ton 3000 è che adesso, grazie a questo receptive field ampliato, è possibile catturare anche dei pedali compressori. Anche in questo caso direi non è proprio vero, perché prendete un Dynacomp ad esempio, ha un tempo di rilascio di circa 1,5 secondi e quindi è praticamente impossibile replicarlo con un modello NAM, anche perché ampliare questo receptive field significa aumentare notevolmente l'uso della CPU di un singolo modello, e quindi diciamo che è poco praticabile quella strada. Sicuramente è più conveniente usare una modellazione fisica del pedale anziché una cattura fatta con rete neurale. Se invece parliamo di compressori che hanno tempi più umani o magari compressori da studio dove è possibile settare i tempi con precisione, allora si può tentare di catturarli cercando appunto di non eccedere però questi 130 millisecondi per attacco e rilascio. Per vedere se effettivamente suonano davvero così simili, ho voluto fare anche alcune misurazioni. E partiamo prima di tutto dalla risposta in frequenza. Ho fatto suonare l'intero sample che abbiamo sentito poco fa a tutte e quattro le tracce, e quindi c'era l'analizzatore di spettro che nel frattempo
catturava lo spettro, appunto. E i risultati sono questi. Questo grafico che vedete, anche se a prima vista magari non si percepisce, in realtà ci sono due linee sovrapposte. Una è l'FM9, quella rossa che quasi manco si vede, e l'altro è A2 full. E questo grafico è davvero impressionante perché le due linee sono praticamente quasi sovrapponibili, cioè le differenze sono pochissime, si nota qualche puntina che esce qua sulle medio-alte frequenze. La differenza più grossa forse sta proprio nelle basse frequenze e magari questo è un po' quello di cui parlavo prima, cioè che si sente che manca qualcosa appunto al profilo sulle bassissime, quindi magari quando si suonano palm mute, ma per il resto cioè si può dire che è veramente perfetto. Non è da meno A2 Lite, qua qualche differenza in più si vede sempre sulle medio-alte frequenze e sempre sulle basse anche di più rispetto a prima. E infine poi abbiamo A2 Lite che, se fino a poco tempo fa era il campione di accuratezza nella risposta in frequenza, se vi ricordate i video ad esempio quando avevo confrontato i vari Tonex, la conversione del Velton, quella del Sonulab, il profilo NAM risultava sempre quello più vicino all'ampli profilato, adesso invece confrontandolo con A2 full e light è quello meno preciso. Stiamo comunque parlando di differenze sottili, però se lo mettiamo a confronto con la precisione di A2 full, diciamo è davvero impressionante il salto in avanti che è stato fatto, cioè è stata raggiunta davvero quasi la perfezione, se non per quella cosa che dipende dal receptive field probabilmente. Sotto questo punto di vista davvero niente da dire, è probabilmente il meglio che si può fare al giorno d'oggi con questa tecnologia. Oltre alla media della risposta in frequenza ho voluto fare un altro tipo di test, cioè ho mandato un'onda sinusoidale statica a 100 Hz attraverso i modelli per vedere se la progressione e il rapporto delle armoniche generate dai profili rispecchia quello dell'ampli profilato. In questo caso vedete qua le armoniche generate dall'FM9. Partiamo appunto col picco al 100 Hz e poi proviamo a 200, 400, 600, 800 e così via le armoniche pari, a 300, 500, 700 eccetera eccetera quelle dispari. Vediamo come si comporta intanto a uno standard. Vedete che per le prime armoniche il livello è praticamente uguale a quello di FM9. Man mano che saliamo di frequenza invece vedete che si va attenuando il livello di queste armoniche e quindi diciamo sulle alte frequenze la distorsione magari non è accuratissima. Se andiamo a vedere A2 full invece anche qui le armoniche più basse sono molto accurate, praticamente sovrapponibili a quelle di FM9, ma sulle alte frequenze l'andamento è molto più vicino a quello di FM9 rispetto ad A1 e quindi anche qua si vede la maggiore accuratezza. Andiamo a vedere A2 Lite invece, anch'essa diciamo rispetta un po' di più l'andamento a scendere di queste armoniche sulle medio-alte frequenze, ma in realtà sulle armoniche più basse vediamo che i rapporti sono molto diversi rispetto ad FM9. In particolare abbiamo delle armoniche dispari un po' più accentuate, mentre le armoniche pari sono sostanzialmente più basse. E questo penso fa sì che magari si potrà percepire un po' di differenza nel carattere della distorsione. Poi comunque questa è un'onda statica, quindi ci dice poco anche sul comportamento dinamico, ma il fatto di vedere comunque differenze già qua fa pensare che ci possa essere della differenza anche sul comportamento dinamico della distorsione ed è da qui probabilmente che viene anche la leggerezza del modello e in generale anche a parità di epoche il modello full ha un SR molto più basso in genere al A2 Lite, quindi ci si può aspettare che ci siano differenze del genere. E ovviamente quando si parla di accuratezza non può mancare il null test, anche se è sempre da prendere un po' con le pinze, però in questo caso comunque ci dà una buona indicazione sulla precisione del profilo rispetto all'ampli profilato. Ho fatto il null test usando il tool che trovate sul mio sito, Null Tester, che fa praticamente tutto in automatico, allinea gli audio, inverte la fase, eccetera eccetera. Quindi diciamo se volete fare dei null test vi risparmia un bel po' di tempo. E inoltre
inoltre vi dà delle misure comunque abbastanza precise e fa l'allineamento anche in modo molto più preciso di quanto si possa fare a mano in una DAW. Quindi se volete lo trovate sul mio sito detonscientist.com. I valori che vedete qua sono quelli del confronto tra FM9, che quindi prenderemo come riferimento, e A1 standard in questo caso. L'attenuazione, che significa in sostanza la differenza di loops tra il sample originale e la differenza tra i due sample, cioè quella generata dal null test, in questo caso è di meno 26.33 decibel loops o 26.63 RMS, che corrispondono ad un ESR di 0.002. E vi faccio presente che questo ESR non è uguale a quello che vedete quando finisce il training, perché quello è calcolato sull'audio con cui è stato effettuato il training e in generale è migliore di quelli che si registrano invece prendendo un audio a caso diverso da quello. Vedendo l'ESR in questo caso abbiamo un'idea grossolana di quello che può essere quella che si chiama la generalizzazione del modello, cioè quanto bene reagisce ad input diversi da quello con cui è stato allenato. Comunque abbiamo detto A1 standard meno 26.33, nel caso di A2 Lite abbiamo meno 22.34, quindi circa 4 decibel più basso e quindi un ESR di 0.005, e infine A2 full a meno 26.2, quindi diciamo in termini di null test in realtà il valore è praticamente uguale, anzi leggermente più basso rispetto ad A1 full, e questa forse è un po' la dimostrazione che i null test possono essere utili per darci un'indicazione grossolana, ma poi in realtà poco ci dicono se un metodo di cattura è effettivamente più accurato rispetto ad un altro, perché comunque se ripetete questo stesso test magari usando un metodo diverso ottenete risultati diversi, e quindi diciamo capite che la cosa non quadra al 100% e non rispecchia comunque quello che abbiamo visto fino ad ora, almeno tra A2 full e A1 standard. Poi uno dei claim che mi ha lasciato un po' perplesso nella guida ad A2 di Tom 3000 è questo grafico. Loro dicono in sostanza che grazie ad A2 viene ridotto anche l'aliasing, e per provarlo hanno postato questo spettrogramma a risoluzione bassissima e che non si capisce nemmeno benissimo cosa abbiano misurato, perché se facciamo il confronto tra, recorded ci fa vedere appunto questa linea tutta pixelata a circa 15 kHz, e quindi presumo che sia questo il tono di test. Before sta ad indicare la misurazione fatta con A1 e vediamo che oltre a questa linea ce ne sono diverse qua in basso, ma quello che io non mi spiego però è come fa questa linea che si ferma in questa posizione temporale, cioè considerate l'asse orizzontale e il tempo che va da 0 a non si sa quanto, però in teoria l'aliasing non è una cosa che si estende nel tempo, cioè io faccio partire un suono e sento l'aliasing dopo tot millisecondi. No, quella è una cosa istantanea, quindi se mi fermo col segnale di test qui non dovrei vedere nient'altro dopo, e invece qua per qualche motivo il grafico diventa pieno di linee di aliasing, e questa cosa sinceramente non l'ho capita. Non so se è magari un grafico zoomatissimo che fa vedere magari pochi millisecondi, allora ci può stare che ci sia cosiddetto ringing, quindi diciamo che il segnale si estenda oltre temporalmente quello che viene mandato in ingresso. Comunque se poi clicchiamo su After vediamo che appunto con A2 magicamente molte di queste linee scompaiono. Io personalmente ho voluto fare il test a modo mio, cioè come faccio di solito e come potete fare anche voi se volete con un altro tool che trovate sempre sul mio sito, ovvero questo Spectrogram Generator. Praticamente ho mandato un sine sweep che va da 0 a 24 MHz, sarebbe questa linea che vedete a salire in diagonale. Tutte le altre linee che partono da quest'angolino qua in basso sono le armoniche, quindi questa è la seconda armonica, questa è la terza. Appena arrivano a 24.000 queste armoniche vengono riflesse verso il basso, e questo è proprio l'aliasing. E questo che vedete è il grafico generato con un modello NAM con architettura A1. Questo successivo che vedete invece è lo stesso profilo, però in architettura A2. Ci sono delle leggere differenze, per qualche motivo ci sono
le alte un po' attenuate, poco sotto i 24 kHz, ma questo diciamo ha poco a che fare in realtà con l'aliasing. L'altra cosa che si nota di più è che si vedono un po' meno linee e questo diciamo potrebbe far pensare che c'è leggermente meno aliasing, ma in realtà quello che potrebbe essere più udibile sono le linee più accese, che significa che sono più alte di livello, e queste linee sono proprio quelle relative alle armoniche più basse, cioè quelle che vedete riflettono qua dalla seconda e dalla terza armonica. Sono quelle più accese oltre al line sweep principale. E confrontando i due, in realtà qua non vedo grosse differenze, anzi in alcune linee in realtà mi sembra più intenso il colore sull'architettura A2, su altre magari è un po' più accesa su A1, però diciamo come differenza non è tantissima. Ho ripetuto il test anche usando l'input TTS-V11 che avevo sviluppato in collaborazione con un altro ragazzo francese l'anno scorso, e praticamente aggiungendo al segnale che usiamo di solito per catturare gli ampli dei sine sweep in successione a vari livelli, ci siamo accorti che l'aliasing sul modello finale si riduceva, e infatti lo stesso modello di prima in A1 con l'input standard, se allenato invece con l'input TTS-V11, vedete che le linee dell'aliasing sono molto più basse di livello, cioè il colore è più attenuato. Con A2 per qualche strano motivo non funziona altrettanto bene la cosa, perché come vedete qua le linee invece sono leggermente più accese rispetto ad A1. Anche qui la differenza non è grossissima, però diciamo miglioramenti di sicuro non ne vedo in questo caso. Quindi questo aspetto mi lascia abbastanza perplesso, sinceramente. Non vedo riscontri su questa riduzione di aliasing. E per avere le idee ancora più chiare ho fatto anche un altro test sempre relativo all'aliasing. Anziché un sine sweep che va da 0 a 24.000, ne ho usato uno che va da 9.000 a 11.000, e in questo caso l'ho esaminato con un semplice analizzatore di spettro anziché col spettrogramma. E il sine sweep è rappresentato in sostanza da questa sorta di torre che vedete qua. Tutto il resto che vedete attorno invece è aliasing. In questo caso stiamo confrontando A1 e A2 con l'input standard, e come vedete il livello dell'aliasing di A2 è più alto in molti punti rispetto a quello di A1, e ciò significa che in realtà c'è un peggioramento sull'aliasing e non un miglioramento. Stessa cosa usando l'input TSV11, vedete che in generale il livello dell'aliasing è più basso, però anche qui A2 si comporta in modo peggiore rispetto ad A1, quindi non so sinceramente cosa volessero dire nell'articolo, ma miglioramenti di sicuro non ce n'è. Poi magari sto sbagliando io qualcosa. Se avete fatto altri test, qualcuno di voi mi faccia sapere eventualmente nei commenti. Poi subito dopo la sezione relativa all'aliasing c'è un altro grafico che parla invece di artefatti relativi al ringing spettrale. Anche qua fanno vedere uno spettrogramma che tra prima e dopo fa vedere che ci sono delle linee diverse. Anche qua non è chiarissimo il grafico, perché non mi sembra sia questo il modo migliore per misurare il ringing, o magari non lo so, sono ignorante io in materia, però anche qui ho voluto fare a modo mio per cercare di vederci più chiaro, e l'ho fatto andando a processare un singolo transiente attraverso i modelli e poi facendo il rendering, quindi facendolo processare ai profili NAM. Quindi considerate che lì il segnale d'ingresso sarebbe una singola linea verticale. Dopo che la facciamo passare attraverso il profilo NAM, ovviamente questa viene distorta, ma dovrebbe comunque rimanere una linea con una certa coda dovuta magari ai tempi di reazione dell'amplificatore. Quello che non dovremmo vedere però è che questo prolungamento si trasformi in linea orizzontale, come succede appunto con NAM A1. Come vedete su diverse frequenze troviamo queste linee che si estendono per diversi campioni. Non fate caso alla parte bassa del grafico, perché diciamo quella dipende semplicemente dalla mancanza di risoluzione del grafico in base alla taglia dell'FFT che stiamo usando, a quanti campioni
Infatti vedete che se scorro questo slider, cioè accorcio l'FFT, aumenta questa zona, diciamo, nebulosa sulle basse frequenze, che in sostanza appunto ci fa perdere risoluzione sulle basse frequenze, ma ce la fa guadagnare invece temporalmente, cioè riusciamo a vedere più nitidamente in orizzontale, che in questo grafico rappresenta appunto il tempo. Se invece lo scorro verso destra, quindi andando ad incrementare l'FFT size, vedete che si perde risoluzione in orizzontale, ma si guadagna in verticale, cioè anche le frequenze più basse risultano un po' più nitide rispetto a prima e si perde quell'alone che avevamo prima. Siccome in questo caso ci interessa di più analizzare il segnale in termini temporali che non di frequenza, lo setto ad un valore un po' più basso in modo che riusciamo a vedere meglio queste linee, appunto. E come vedete, come dicevo, su NAM A1 si estendono per un bel po' dopo il transiente. Se passiamo a NAM A2 la situazione è sicuramente meglio, stiamo parlando in questo caso di A2 Lite. Se passiamo ad A2 Full la situazione diventa ancora meglio sicuramente, quindi sotto questo punto di vista hanno sicuramente ottenuto un miglioramento. Non so se siano cose udibili queste, però se si può migliorare, qualsiasi miglioramento è sicuramente benvenuto. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è tutto il discorso relativo alla leggerezza dei profili A2, tralasciando A2 Lite, quello è effettivamente molto più leggero, circa un terzo o un quarto di quello full, e che probabilmente consentirà di poter caricare i profili NAM su hardware molto economici, e quindi sono sicuro che nei prossimi mesi vedremo arrivare veramente una caterva di hardware compatibile nativamente con NAM. Ma per quanto riguarda i profili A2 full, il discorso non è esattamente come dicono nell'articolo, nel senso che io ho fatto la stessa prova che faceva vedere Steve Atkinson nel suo video di presentazione, cioè ho cominciato a caricare varie istanze del plugin di NAM finché non andava in sovraccarico la CPU del mio computer. Per sbrigarmi ho messo il buffer a 8 sample in modo da arrivare subito al limite, e praticamente tra A2 e A1 caricati sul nuovo plugin Gateway non ho visto grosse differenze. In entrambi i casi riuscivo a caricare massimo 6 istanze del plugin prima che cominciasse a sentirsi l'audio rovinato. Ho provato a fare la stessa cosa però anche sul vecchio plugin di NAM, cioè quello chiamato Neural Amp Modeler. Ovviamente in quel caso la prova l'ho potuta fare solo con A1 e in quel caso non si riuscivano ad avere più di 4 istanze invece. Poi spulciando nei forum, vedendo anche cosa ha scritto Mike Oliphant, che è lo sviluppatore della versione per Raspberry del plugin LV2 per Linux e di tanti altri progetti relativi a NAM, praticamente lui diceva che in realtà le ottimizzazioni al codice non sono tanto nell'architettura A2 ma nell'implementazione del player dei profili, e infatti questa cosa rispecchia quello che ho visto io facendo questa prova, cioè non c'era grossa differenza tra A1 e A2, ma la grossa differenza era tra il nuovo plugin e il vecchio. E parlando anche con i ragazzi di Sonolab mi dicevano in realtà che sulla loro piattaforma, sul loro pedale, A2 in realtà consuma un po' di più rispetto ad A1 in termini di CPU, quindi non è vero che l'architettura è più leggera, è leggermente più pesante, però con le ottimizzazioni ai player fa sì che nel totale si sia alleggerito tutto, ma si sono alleggeriti anche i profili A1. Il grosso del miglioramento viene appunto dal poter slimmare il modello andando ad usare quindi A2 Lite, e a quanto pare non è l'unico tipo di slimmable possibile, nel senso che probabilmente in futuro arriveranno anche formati di NAM che contengono più di 2 architetture al loro interno, e quindi magari anziché scegliere solo tra light e full si potrà scegliere anche una qualità intermedia oppure anche una ancora più bassa per poterlo eseguire magari proprio su roba come il Valton GP5 o insomma hardware veramente veramente economico.
Quindi che dire, promosso o bocciato questo NAM A2, considerando che si parla sempre di software open source e gratuito. Non c'è motivo ovviamente di bocciarlo, i miglioramenti ci sono sicuramente, sia lato suono, il feel sotto le dita è migliorato sicuramente rispetto a prima, probabilmente come dicevamo grazie al maggiore receptive field rispetto ad A1, migliorerà sicuramente l'usabilità con questa integrazione tra le varie architetture contenute nello stesso file e quindi ci sarà più compatibilità dei profili con i vari dispositivi. Grazie a questo vedremo spuntare sempre più hardware e pedali che potranno caricare i profili NAM. In sostanza, diciamo che il biglietto di ingresso per poter suonare con NAM dal vivo diventerà sempre più economico grazie a questo. Quindi insomma, davvero non gli si può dire niente a Steve e agli altri ragazzi che hanno lavorato su questo progetto, perché considerando che lo fanno gratis o quasi, magari al netto di qualche finanziamento, sponsorizzazione di qualche azienda, però questo è un progetto aperto a tutti, chiunque può scaricare il plugin e mettersi a suonare con le migliaia, se non ormai milioni di profili presenti su Ton 3000 gratuitamente sul proprio PC, quindi sotto questo punto di vista qualsiasi miglioramento e lavoro fatto su di esso non può che essere accolto a braccia aperte. D'altro canto magari avrei evitato un po' di toni sensazionalistici, diciamo così, perché comunque non è tutto rose e fiori, ci sono sicuramente ancora cose che si possono migliorare sotto gli aspetti tecnici più che altro, come appunto l'aliasing, che guarda caso giusto ieri su TGP si stava discutendo di un paper uscito qualche mese fa in cui è venuto fuori che praticamente già esiste una soluzione per poter applicare l'oversampling alle reti neurali come NAM e simili, cosa che prima invece si riteneva impossibile o quasi. Tra l'altro io l'ho già provato ed effettivamente funziona tramite almeno uno script fatto con ChatGPT e che consente di fare il rendering offline dei file audio attraverso NAM e appunto applicare l'oversampling. E visti i risultati ottenuti con questa cosa, sto pensando seriamente di creare un fork del plugin ufficiale di NAM con questa opzione aggiunta. Io però personalmente non sono un programmatore, un ingegnere, quindi mi farò aiutare eventualmente da qualche LLM come Claude, Gemini o qualcosa del genere, vediamo insomma quella che sembra più affidabile. Ma d'altro canto, se c'è qualche programmatore disponibile che vuole imbarcarsi in questo progetto, mi faccia sapere nei commenti, eventualmente ci mettiamo in contatto perché potrebbe darmi una grossa mano di aiuto su questo. Ho già indagato un po' sulla cosa e non sembrerebbe una cosa difficilissima da fare, cioè praticamente è solo da fare qualche aggiunta al codice già esistente nel plugin di NAM, quindi forse riuscirei a farlo anche da solo, però io plugin VST non ho mai programmati, quindi sicuramente avere una mano esperta dietro aiuterebbe tantissimo. Eventualmente, quindi fatemi sapere sotto. Detto questo, penso sia tutto per quanto riguarda questa novità nel mondo di NAM. Fatemi sapere nei commenti anche se lo avete provato, cosa ne pensate, se sentite miglioramenti. Ovviamente poi tutto è molto soggettivo perché ho letto alcuni che non sentono alcuna differenza, altri per cui la differenza è nettissima. Probabilmente la verità, come sempre, sta un po' nel mezzo e l'unica verità assoluta è che ormai si stanno raggiungendo livelli davvero molto alti, sia con l'approccio black box, quindi con le catture di AMP, sia con i modelli fisici, quindi il modeling tradizionale. E se volete, io sono qua per farvi compagnia in questo viaggio e quindi se volete iscrivetevi al canale per essere aggiornati sui prossimi video. Detto questo, vi mando un saluto e vi do appuntamento alla prossima. Come sempre, ciao!